Voglio recedere dalla società di persone di cui sono socio. Ho definito il valore della mia quota, ma quanto pesa la tassazione sulle somme percepite dalla società per il recesso? Ne parliamo in questo video. Anzitutto chiariamo che il recesso si verifica quando un socio scioglie il rapporto sociale in essere con il soggetto giuridico società. Sarà quindi la società che gli riconoscerà il valore della quota e le quote dei soci superstiti si accresceranno percentualmente per osmosi, ma senza che questo accrescimento percentuale comporti alcuna variazione patrimoniale. In altre parole, ipotizzando una società di persone di 3 soci, ciascuno proprietario di 1/3, con un patrimonio contabile di 90 milioni, ogni socio detiene un valore di 30 milioni. Se uno dei soci proprietario di una quota rappresentante 1/3 del patrimonio sociale recede, la società gli riconoscerà 30 milioni per il valore della sua quota. Il patrimonio sociale quindi si ridurrà da 90 milioni a 60 milioni e ciascuno dei 2 soci superstiti possiederà la metà dei 60 milioni rimanenti, quindi 30 milioni ciascuno, esattamente come prima, non variando la consistenza detenuta precedentemente all'uscita del socio. 30 erano prima e rappresentavano 1/3 del totale, 30 sono dopo, pur rappresentando ora la metà del patrimonio contabile, che si è ridotto però a 60 milioni. Il recesso si differenzia dalla cessione di quote in quanto mentre nel recesso, come visto, è la società che liquida al socio una quota del proprio patrimonio, nella cessione di quote si hanno una parte cedente e una o più parti acquirenti e il trasferimento avviene ad un prezzo di cessione che gli acquirenti e non la società pagheranno al venditore per sostituirsi a lui nei rapporti verso la società. Operazione che non comporta una riduzione del patrimonio societario. Sarà infatti l'acquirente che personalmente remunererà il socio cedente acquistandogli la quota di partecipazione, che rappresenta una porzione di patrimonio sociale detenuto dalla società che rimane invariato. Il recesso puro e semplice, a questo punto è chiaro perché l'abbiamo ripetuto più volte, prevede che sia quindi la società a pagare al socio la quota da lui posseduta. Tuttavia, difficilmente il valore della quota è rappresentato precisamente dal valore contabile, in quanto tra le componenti del patrimonio vi possono essere dei beni che hanno un valore di mercato, quindi valore venale, diverso dal valore contabile. Immaginiamoci un caso limite, un immobile acquistato dalla società 35 anni addietro. Dal punto di vista contabile, essendo la costruzione totalmente ammortizzata, il valore reperibile dalla contabilità sarà 0 e rappresentato eventualmente solo dal valore del terreno, in quanto questo non è ammortizzabile in quanto il terreno non deperisce. Tuttavia, il valore di mercato dell'edificio non potrà mai essere 0 e il valore del terreno probabilmente sarà maggiore di quello risultante dai valori storici di acquisto di 35 anni prima iscritti in contabilità. Ecco allora che il valore del patrimonio contabile sulla scorta del quale si provvederà alla valutazione della quota del socio recedente dovrà essere rettificato in aumento laddove i valori reali siano maggiori rispetto a quelli contabili e in diminuzione per il caso opposto, per esempio il caso di macchinarie, autovetture, arredamenti e attrezzature minute. Applicate le variazioni appena dette al patrimonio contabile e proporzionato alla quota del socio uscente, quello costituirà il valore che la società gli riconoscerà. E a questo punto entra in gioco la norma fiscale, che assoggetta a tassazione la differenza tra il valore della quota di partecipazione che la società paga al socio, quindi quel patrimonio netto rettificato e rapportato alla quota del socio, dedotto il costo fiscalmente riconosciuto. E cos'è il costo fiscalmente riconosciuto? Lo si ottiene
facendo la differenza tra quanto versato dal socio per sottoscrivere o acquistare la propria quota sociale, aumentata dei versamenti effettuati dal socio in conto capitale o a copertura delle perdite, aumentato ancora della somma dei redditi che la società di persone ha attribuito al socio per trasparenza, ovvero quelli assegnati dalla società e confluiti nei quadri RH, redditi di partecipazione, delle varie dichiarazioni dei redditi del socio uscente, da quando è diventato socio fino a quando esce, sottratto la somma degli utili effettivamente pagati dalla società al socio e sottratta la somma delle perdite imputate al socio sempre per trasparenza e confluite anche queste nel quadro RH della dichiarazione dei redditi. Forse più complicato da dire che da fare, ma alla fine l'importo risultante sarà, come detto, da detrarre dal valore riconosciuto dalla società al socio uscente e, se la differenza sarà positiva, sarà da tassare. Inutile ricordare che il dettaglio delle valutazioni e dei calcoli effettuati sarà da custodire da parte del socio che, a richiesta, dovrà esibirli all'Agenzia delle Entrate per consentire la verifica della loro correttezza. Per quanto riguarda le valutazioni, poi consiglierei di istruire la pratica valutativa con stime redatte da periti terzi estranei alla società o comunque soggetti terzi e comunque al di fuori dalla compagine sociale, al di fuori dei soci. Soggetti quindi super partes che conferiscano oggettività ai valori di stima, quindi incontestabilità sostanzialmente. L'eventuale differenza positiva, quindi, pur considerata reddito di partecipazione, sarà tassata tutta nell'anno come reddito di capitale nei casi in cui dalla data di costituzione della società alla data del recesso siano trascorsi meno di 5 anni. Se sono trascorsi più di 5 anni, a discrezione libera del socio, questo potrà richiedere la tassazione separata, che normalmente è sempre inferiore rispetto alla tassazione ordinaria, ma la particolarità che mi premeva sottolineare è che non rileva la data di possesso della partecipazione in capo al socio, bensì l'anzianità della società. Se la società ha più di 5 anni, è possibile optare per la tassazione separata. Bene, vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo, vi invito a visionare i video gratuiti dei corsi presenti sulla piattaforma Udemy, di cui metto il link in descrizione. Vi invito ad iscrivervi al canale per ricevere le notifiche dei prossimi video appena saranno pubblicati e se il video vi è piaciuto vi invito a cliccare sul pollice in su. Grazie.